Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la video lettura interattiva numero 229. Quali saranno le energie e gli eventi principali del mese di giugno 2023? Ti ricordo che a partire da giugno 2023 i consulti personali si terranno solo dal lunedì al giovedì per impegni personali dei quali si tratta di un bel progetto, dei quali magari ti parlerò strada facendo. Andiamo a vedere le nostre tre varianti. La prima sarà la Venturina Pesca, la seconda sarà l'Agata Muschiata e la terza infine sarà il Turpentino. Presentazione velocissima oggi. Possiamo andare ad alzare il velo sulle energie e gli eventi principali del mese di giugno 2023. Come ben sai però prima, sigla! Variante dell'Avventurina Pesca. La mettiamo qua e andiamo ad estrarre subito gli oracoli per vedere che cosa porterà il mese di giugno per te che hai scelto la variante dell'Avventurina Pesca. Quali saranno le energie e gli eventi principali del mese di giugno per te che hai scelto la variante dell'Avventurina Pesca? Giugno 2023. Siamo già a metà anno, ragazzi. Il drago. Estraiamo anche gli altri due oracoli. Ancient Femminile Wisdom, per te che hai scelto la variante dell'Avventurina Pesca. È uscita da sola Adrienne, anima affine o anima gemella. Beh ragazzi, non sembra male, andiamo a vedere anche col Silson Lenormand, per te che hai scelto la variante dell'Avventurina Pesca. Energie ed eventi principali del mese di giugno 2023. La volpe. Sicuramente il tema dell'amore è predominante in queste carte. La carta del drago non è necessariamente negativa, dice il manualetto, ma è una carta che può trovare affinità con la carta del diavolo nel tarocco. Tuttavia, proprio in virtù dell'affinità con la carta del diavolo, qualora si chieda per la situazione affettiva, non è proprio negativa in quanto rappresenta la passione e quindi forse magari c'è un far rimanere una passione, appunto, un qualche tipo di vincolo con una persona più sul livello materiale e magari meno su quello animico, meno su quello della compensazione delle personalità. È più una compensazione basata sulla materialità, ci dice la carta. Però questo non significa, dice il manualetto, che la situazione non possa poi evolvere in modo positivo. A questo fa da corollario un po' la carta della volpe, che comunque rappresenta sempre un qualche tipo di inganno o illusione, o comunque un qualcuno che forse non c'è proprio amico o amica, insomma non è che sia proprio una persona completamente pulita nei nostri confronti.
Tuttavia la carta di Adrian viene un pochino a mediare. Perché? Perché parla di anime affini, il labirinto che si deve percorrere per arrivare a quella che è una relazione genuina, ci dice la carta. Quindi forse mi viene da pensare il mese di giugno per te potrebbe essere un mese dove magari la sensazione un po' di anche di tempo che passa, che ti scivola un po' fra le mani nei confronti della situazione affettiva o in generale dell'amore potrebbe avere un certo peso, così come magari l'interrogarti sulla serietà, sulla fedeltà o anche sulle possibilità che hai verso una persona in particolare. Certamente la carta del drago, per la sua affinità con il diavolo, può avere anche tratti molto simili a quelli della volpe nella Sibilla, quindi comunque qua forse il focus non è proprio centratissimo, quindi devi un attimino lavorarci su questo rapporto che hai con una o più persone, anche perché magari qua sono più porte aperte, e devi capire appunto questi labirinti dove ti portano, perché potrebbero essere magari appunto più situazioni aperte o papabili che per noi rappresentano quasi un po' un labirinto di possibilità. Certo è che la carta della volpe in fondo non è che lasci presagire una chiarezza in questo mese, forse una chiarezza non viene fatta perché fondamentalmente si sceglie magari anche di provare, sperimentare, farsi travolgere dalle passioni, il che può essere una via come un'altra per riuscire a comprendere poi cosa veramente ci risuona nel profondo. Forse può essere una via un po' più ardua, perché poi dalle passioni bisogna anche, quando è il momento giusto, sapersi distaccare e prendere appunto una direzione, però non è detto che non sia una possibilità. Ecco, sicuramente quello che ne esce fuori un mese dove magari anche a livello semplicemente mentale le possibilità sono tante, per alcuni a livello passionale, per alcuni a livello mentale, per altri magari si avviano altre possibilità o si consolidano, però sembra che questo crei più confusione che altro, ecco, mi viene da dire. Diciamo che la carta di Adrian ci dice che l'abbandonarsi, quindi fondamentalmente ti va anche a dire forse un po' di cavalcarle queste passioni, pur se magari può essere nel momento controproducente, alla fine riesce a strappare via quelle passioni che sono nocive, perché ci permette di comprendere quando veramente una persona ci risuona nel profondo o quando magari una persona è completamente libera da ogni pregiudizio, menzogna, segreto verso di noi. Quindi quello che queste carte dicono è di non negarti possibilità, pur se magari queste potrebbero non risuonarti del tutto, potrebbero essere delle possibilità che magari, non ti dico di andare a letto con tutti o con tutte, ma magari di dare una possibilità di uscire, di intessere un dialogo. Anche se magari queste possibilità potrebbero non risuonarti, comunque sicuramente sono frammenti importanti per riuscire a ritrovare il filo in questo labirinto di sensazioni che tu fondamentalmente sembri vivere in questo giugno. Per altri potrebbero essere anche sensazioni o seduzioni legate a quello che è poi il cammino di vita, quindi magari non solo la seduzione qui potrebbe venire da persone, ma in minima parte certamente potrebbe venire anche da più situazioni, quindi magari anche progetti di vita, magari sogni, magari viaggi, magari cambi di lavoro, eccetera. Insomma, un qualcosa che arriva, seduce, però allo stesso tempo spaventa, inquieta, come se appunto ci mettesse di fronte a quello che è l'intricato labirinto interiore che in quel momento lì deve comunque crollare, deve comunque creare una via dritta e non più creare sentieri tortuosi. Certamente ci stanno anche quelle relazioni complicate o relazioni a tre o magari relazioni un po' tossiche dove
si deve trascendere di nuovo quest'idea del labirinto interiore, si deve far chiarezza sui propri sentimenti, che poi è un po' il motivo trainante di tutte le cose dette fino ad ora, e si deve capire come riuscire a dare una completezza alla propria anima. Ora, prima di tirar giù i tarocchi, io credo che si possa dare completezza a se stessi proprio se gliela diamo noi, senza attendere che l'input di qualcun altro. Secondo me quello è una diretta conseguenza, ma se prima tu non fai chiarezza dentro di te, difficilmente l'input di qualcun altro potrà essere estremamente costruttivo per te. Però questo è un mio modo di vedere le cose. Io credo che questo giugno sia un giugno nel quale c'è, soprattutto a livello emotivo, ma anche a livello di possibilità di vita, un grande slancio verso quelli che sono nuovi progetti, nuove aperture, nuove conoscenze, consolidamenti, eccetera, ma al tempo stesso c'è la grande paura, come se si fosse consapevoli dell'imminenza di una scelta da fare o di un cambiamento da vivere, ma si avesse comunque paura che tutto possa sfuggirci di mano, possa non seguire magari quel disegno mentale che ci siamo fatti. Beh, è il suo bello alla fine, eh? Andiamo a vedere con il tarocco della strega moderna, un po' che non lo uso, molto bello come tarocco, e mi è piaciuto usarlo tra l'altro molto colorato, mi è piaciuto usarlo per focalizzare le energie di questo giugno. Abbiamo detto che comunque è un mese dove interroghi sul labirinto di sensazioni interiori che hai. Per la maggior parte delle persone sarà riferito all'amore, per un'altra percentuale sarà riferito a quello che magari è proprio lo stile di vita, il cambio di lavoro. Per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca, non sembra male comunque, eh? Come sarà il mese di giugno 2023? Come sarà il mese di giugno 2023 per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca? La festa di fiamme. In questo mazzo la festa è il fante e rappresenta appunto il seme di fiamme, che è il seme di bastoni, quindi è il fante di bastoni. Il fante di bastoni è sempre una novità improvvisa o comunque uno sblocco improvviso di una qualche situazione che arriva e richiede una certa decisione, una certa determinazione, una certa vitalità, un certo vigore. Il fante di bastoni è una carta che rappresenta quelle persone o quelle notizie che ci portano anche, come dicevano già le carte prima, a testare, a misurare la nostra volontà. Può essere una notizia per una nuova sfida di vita, non necessariamente deve essere di amore. È chiaro che laddove si parli di amore, il fante di bastoni va a ribadire quanto già detto dalla carta della Drago, quindi va a ribadire il fatto che comunque l'aspetto carnale sembra essere molto più preponderante. Allora, la festa di massi sarebbe il fante di denari. L'otto di scope sarebbe l'otto di spade. La prova di fiamme sarebbe il re di bastoni. E infine il 6 di massi sarebbe il 6 di denari. Andiamo a mettere subito anche le carte di chiarimento, quindi abbiamo detto fante di denari, 8 di spade, re di bastoni e 6 di denari.
3 di bastoni, l'imperatrice, il 5 di coppe, il re di coppe. Certamente il senso di attesa nella prima settimana con questo 3 di bastoni suffante di denari è preponderante, anche un po' la preparazione, è come se tu stessi veramente attendendo che una determinata persona o situazione si decida a venire incontro a te, si decida a farsi avanti, o magari sei tu che vuoi farti avanti, vuoi proporti per quel tal lavoro, vuoi approfondire quella tal conoscenza, quella tal relazione. Da una parte c'è l'inquietudine di un fante di denari, un qualcuno che sicuramente si rende conto di essere ancora in cammino e di dover fare ancora esperienze, quindi magari non si nega le esperienze. Dall'altra c'è l'inquietudine perché niente sembra prendere la direzione che vogliamo o addirittura niente sembra evolvere. E quindi fondamentalmente di fronte a questo il fante di denari diventa un po' demotivato, smorza un po' l'entusiasmo, ma l'intuizione ci sono, le intuizioni sono forti, c'è un'inquietudine di fondo molto importante. 3 di bastoni è una carta di voler fare, voler mettere in pratica, smettere di teorizzare e iniziare a fare. E quindi qua questo 3 di bastoni che mi va a rappresentare forse anche un po' il senso di tempo che scivola dalle mani, come dicevo prima, va a parlare anche di una situazione che vogliamo orientare verso una dimensione risolutiva, quindi una settimana alla prima con un po' di inquietudine che porta poi a quest'otto di spade dopo, quindi un po' forse a demotivarsi, ma in realtà laddove magari si ha una percezione del circostante molto meno, diciamo, entusiasta, ecco, mi viene questo termine qua, nella vita però ci si rimboccano le maniche, quindi con un'imperatrice forse si sceglie noi di fare un passo verso una situazione che sembra proprio non volersi evolvere. E quindi è possibile che questa imperatrice mi vada a rappresentare la tua volontà di raggiungere un obiettivo, di raggiungere una persona, di avviare una relazione, di avviare un miglioramento lavorativo, un'esperienza lavorativa. Il problema resta quello che già era presente in questo 3 di bastoni. Quanta energia ti ha tolto l'attesa precedente, quanto in realtà ancora sei in grado di riuscire a pianificare attentamente quella che è un'ascesa di qualsiasi tipo. Forse è questo che ti manca. L'imperatrice è una carta di grande vigore, di grande virilità, di grande potere seduttivo, ma difficilmente una carta che poi riesce a canalizzare in maniera ineccepibile tutte le grandi energie delle quali è dotata. L'imperatrice ha bisogno di un consigliere, di un qualcuno che ti dà una dritta, di un qualcuno che ti incita, ti dà motivazione. Arriva nella terza settimana. Prendi sempre i tempi molto elastici, potrebbe arrivare alla fine della seconda, all'inizio della carta, comunque il periodo è quello. E con un 5 di coppe probabilmente è una persona che si riaffaccia nella tua vita. Ora, se stessimo parlando di amore, qui è proprio la classica attesa che un qualcosa risorga, ma devi metterci del tuo, devi far capire alla controparte che forse ancora l'interesse non si è spento, non si è smorzato. Se stiamo parlando di lavoro non cambia la situazione, ci dicono con un 3 di bastoni ed un'imperatrice devi iniziare a fare. Tu mi dirai, ma io non ho lavoro o magari non ho possibilità di crescere. Beh, qui ti dicono di mettere in luce le tue qualità nonostante la attuale situazione, come fanno presagire queste due carte, di mancanza di prospettive o di poche prospettive. Qui ti dicono guarda, comunque fai, comunque vai, comunque proponiti, comunque cerca di portare le tue idee, cerca di proporti a più aziende possibile, cerca di mettere in pratica le tue idee, perché un po' la prima parte di questo giugno la vedo come se fosse una parte dove
si viene un po' testati, viene un po' testata la nostra fermezza, sia in amore che nel lavoro ci viene detto: se sei veramente motivato o motivata, se veramente vuoi uscire da questo labirinto di sensazioni, inizia tu a fare, inizia tu ad abbattere i muri, inizia tu a aprire le porte per riuscire poi ad incanalare quella che è la tua grande energia. Tutto si stempera e si scioglie un po' in quella che è la terza settimana del mese, una settimana nella quale comunque, ti ripeto, prendi i tempi sempre molto in maniera molto elastica, si va a sciogliere un po' la tensione per questa attesa avuta in precedenza, anche attraverso il consiglio o il riaffacciarsi di un qualcuno nella nostra vita. Ti dico il riaffacciarsi perché di solito il re di bastoni proviene dall'ambito delle conoscenze, quindi una persona che conosci, oppure può essere appunto una situazione che ben conosci. Ci vedo anche per esempio il discorso di un'azione legale già intrapresa che nella terza settimana va a dare notizie. Sai, i tempi delle azioni legali sono sempre abbastanza lunghi, ecco, qua ci sono segni di vita, dicevo, guarda, la stiamo portando avanti. Oppure se stiamo parlando di amore, ci vedo la classica persona con cui magari c'è un momento di fermo, da tanto da poco che duri, che qui forse ha l'occasione di ripartire. Non ti dico che riparte, ti dico che ha l'occasione di ripartire, perché il 5 di coppe è una carta importante in quanto ci invita comunque al rinnovamento e ci fa un po' fare l'esame di questi labirinti mentali che abbiamo, ovvero qui è come se nella terza settimana ti si dicesse: ok, ti accontento, ti do un segno, ti do una prova, appunto qui si chiama prova, ti do una prova che quello che tu hai atteso, quello che tu vuoi fare, quello è possibile nel tempo. Sei sicuro, sei sicura di volerlo fare? Quanto questo ti gratifica veramente? Perché il 5 di coppe, oltre a rappresentarmi un rinnovo affettivo o un rinnovo anche di ideali, se proprio vogliamo vederla in maniera molto più ampia, mi rappresenta anche quel rispetto, quell'amore che dobbiamo a noi stessi. E quindi qua è come se ti dicesse: sì, ok, va bene, ti do la possibilità come questa imperatrice di veder rinascere un qualcosa o di vederti rimettere in gioco in una tal situazione, però magari se sposti un po' lo sguardo c'è comunque un qualcosa di meglio per te, perché tu il mese me lo finisci bene con un 6 di denari e un re di coppe, quindi comunque alla fine, se stai aspettando uno sblocco legale, qua potrebbero esserci notizie molto incoraggianti. Il re di coppe alla fine è sempre un giudice che opta a nostro favore, o che magari, se proprio deve scegliere contro di noi, cerca di limitare il danno, una persona saggia, o anche un avvocato. Se stai pensando all'amore, qua c'è l'inizio di una relazione, l'inizio di una frequentazione più che relazione con un 6 di denari, comunque con una persona che ti risuona. Se stai pensando al lavoro, con un re di coppe su un 6 di denari c'è probabilmente il riuscire ad avviare o a consolidare un'esperienza basata sul proprio sentire, quindi qualsiasi sia il tipo di lavoro non deve essere necessariamente legato all'arte, per te comunque rappresenta un'arte che sai esercitare bene, anche se fosse la cosa più lontana del mondo dall'arte. Quindi questo giugno per te con molta fatica diventa un mese risolutivo, ma diventa risolutivo non perché l'universo ti sblocchi situazioni ferme da un po', ma diventa risolutivo perché l'universo ti invita a comprendere veramente nel profondo cosa vuoi sbloccare. E qui molte persone, quando io faccio questa osservazione, mi dicono: io voglio lui, voglio lei, questo voglio. Ma guarda, in realtà no, anche no, perché fondamentalmente spesso e volentieri il far perdurare le situazioni oltre il loro naturale corso è un aggrapparsi a certezze che non ci servono più. Perché? Perché in quel momento lì comunque siamo stati bene, o anche se siamo stati male comunque abbiamo vissuto una grande passione.
e questo forse può averci fissato nella memoria un momento dal quale fatichiamo a staccarci, ma non è detto che se ci stacchiamo viene il peggio, anzi spesso viene il meglio, ed è il caso tuo, un po' come se tu alla fine ti venisse data la possibilità, soprattutto in amore, ripeto, di fare un passo indietro su una situazione, però qui ti dice guarda, però se ti ascolti veramente nel profondo per te c'è anche tanta rinascita. Ora, un'altra cosa che mi viene da dire con questo diavolo che era uscito prima, se stai pensando più che all'amore a un discorso di frequentazione di un qualcuno o di più persone, sicuramente anche qui le frequentazioni ci sono e sono fruttuose in termini di seduzione su più livelli. C'è chi finirà a letto, c'è chi la seduzione si limiterà comunque a punzecchiarsi, a stuzzicarsi. Ok, va bene, però anche qui secondo me devi fare un po' una scelta, devi scegliere non tanto in base a quelle che sono le tue attese, i costrutti vari, devi scegliere in base al vero te stesso, la vera te stessa. Però non lo vedo come un mese negativo, ti ripeto, è un po' questo, è un po' come se l'improvviso sciogliersi di una situazione ti facesse anche fare i conti con quello che veramente vuoi nel profondo. Vediamo le risposte dell'oracolo per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca. Gioco di squadra. Allora, gioco di squadra possiamo interpretarlo, come ti ho detto prima, nel fatto, in due modi, scusami. Il primo è che comunque qui sono più possibilità e tu devi riuscire ad essere un po' arbitro di queste possibilità, devi riuscire a scegliere. Il secondo, gioco di squadra, secondo me lo possiamo interpretare in maniera un pochino più, diciamo, mistica, dicendo che il gioco di squadra deve essere fra la tua vera volontà, quindi quello che senti nel profondo, e quello che invece anche per costrutti mentali vuoi manifestare, quindi la ricerca di un equilibrio. È innegabile che il gioco di squadra, se la vogliamo mettere in una maniera un po' più boccaccesca, ci vada a rappresentare la pluralità di possibilità che tu devi armonizzare in questo mese, e quindi magari ci potrebbe essere il ritorno, ma potrebbe essere anche un ritorno che arriva nel momento in cui una o più nuove conoscenze si affacciano nella tua vita. Quindi è un momento anche di grande socialità, e non ho dubbio in questo 6 di denari e questo re di coppe, e anche e soprattutto questo re di bastoni. Alla fine è un momento, soprattutto nella seconda parte del mese, dove la socialità aumenta, soprattutto anche per conoscenze nuove che potrebbero entrare, e con la socialità probabilmente aumentano anche le possibilità, sia nel lavoro, sia nell'amore e in generale nella vita sociale. Non è una brutta variante, è una buona variante, ti auguro un bellissimo giugno, ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'agata muschiata. Andiamo a vedere prima con gli oracoli che cosa porta questo mese di giugno 2023 per te che hai scelto la variante dell'agata muschiata. Che cosa porta il mese di giugno 2023? La luna rossa. Aggiungiamo anche gli altri due oracoli che sono l'Ancient Feminine Wisdom. Che cosa porta il mese di giugno 2023 per te che hai scelto la variante dell'agata muschiata?
Themis, la giustizia. E infine andiamo a prendere anche una carta delle Silson Lenormand, per te che hai scelto la variante dell'agata muschiata. Il giardino. Ci sono due possibilità in questa lettura. La carta della luna rossa rappresenta, anche per affinità con la carta della luna del tarocco, tutti gli aspetti mutevoli delle situazioni o delle persone attorno a noi, così come Themis rappresenta un po' il doversi misurare con questi aspetti, e quindi laddove la carta della luna è molto affine alla carta della luna del tarocco, la carta di Themis è molto affine a quella che è la giustizia nel tarocco, ma la giustizia è anche carta di nutrimento, carta di sentire più profondo e della capacità di discernere, grazie a quella che è la propria intuizione, ma anche una sana dose di raziocinio, quelle che sono le persone attorno a noi, soprattutto per quanto riguarda una carta come il giardino, che rappresenta appunto la vita sociale e tutto ciò che sono le interazioni sociali di qualsiasi livello, quindi a livello affettivo, a livello lavorativo, a livello amicale, familiare, eccetera. È come se ci dicesse: dovrai valutare nel tuo giardino, nella tua quotidianità, la sincerità di qualcuno. Quindi questa è la prima interpretazione. È probabile che un mese nel quale forse, non sarà per tutti, qualcuno della tua cerchia potrebbe deluderti, o magari potrebbe rivelare un segreto nei tuoi confronti che magari dovrebbe poi rimettere in discussione quello che è il tuo giudizio su una o più persone. Un po' quelle cose che forse vengono a turbare la nostra interiorità, in quanto magari segreti, cose dette dietro che poi alla fine non fanno mai piacere. Soprattutto per quanto riguarda situazioni nelle quali qualcuno ha scelto al posto tuo, per esempio una persona che ti può aver magari messo male sul lavoro, privandoti della possibilità di accedere a un miglioramento, o magari una persona che ha nascosto alla tua attenzione particolari notizie, particolari anche notizie magari dalla stessa cerchia sociale, l'ammirazione di altri, eccetera, eccetera. E quindi magari qua potrebbe venire fuori, uno, un po' di invidia, due, un po' di un qualche segreto che magari mette un po' alla prova il giudizio che abbiamo sulle persone. Tuttavia, la luna non è una carta negativa in questo mazzo, e in realtà nemmeno nel tarocco, perché comunque ci viene a parlare in altri casi, soprattutto per quanto riguarda le unioni, di possibilità di generare un qualcosa di importante. La carta della luna nel manualetto si spinge addirittura al discorso figli. Ora però qui secondo me possiamo interpretarla, figlio può essere anche un qualcosa di allegorico, quindi può essere anche l'avviare un grande cambiamento, perché la giustizia è anche carta di matrimonio, e anche matrimonio va inteso come fidanzamento, come matrimonio, come convivenza, ma va inteso anche come contratto fra due persone che portano avanti un progetto, locazione di un immobile che rappresenterà poi la nostra quotidianità. Quindi ecco, tutte quelle situazioni dove ci si lega, ci si vincola ad un qualcuno, ad un qualcosa. E anche in questo caso la vita sociale la fa da padrone, perché probabilmente questa persona, questa situazione ti aiuteranno poi nella socialità, o a migliorare o costruire quella che è la tua posizione sociale. Quindi laddove da una parte c'è per alcuni il voltafaccia di una persona che si credeva amico o amica, dall'altra parte per altri c'è l'avviare, ecco, mi viene da dire, una situazione di stabilità che nel tempo poi porta anche a circoscrivere la propria cerchia di rapporti sociali, in modo da avere comunque una sorta di orto personale, un po' come dice la carta, un loco ameno alla fine, dove riuscire a vivere in serenità quella che è la propria vita. Quindi le situazioni riguardano i rapporti interpersonali. Per qualcuno
ci sarà una delle due opzioni, per qualcun altro ci sarà la seconda, infine per alcuni ci saranno le due possibilità che più o meno si accavalleranno nel tempo, quindi ci sarà una conoscenza importante magari o un consolidamento importante lavorativamente parlando, affettivamente parlando, nel quale comunque poi si vanno a riporre molte speranze e anche a ragione, mentre allo stesso tempo ci sarà un po' il voltafaccia di qualcuno. Questa situazione in particolare per quelle persone che hanno più situazioni aperte può rivelarsi un po' anche diciamo la regola, perché spesso e volentieri quando si hanno più situazioni aperte, nel momento in cui si decide di andare verso una, tutte le altre fanno a gara a distruggere il disgraziato o la disgraziata di turno, quindi è possibile anche questo. Però ecco, sembra un mese nel quale i rapporti sociali sono molto importanti, per qualcuno sarà addirittura il chiarire con un familiare o il mettere in chiaro quelli che saranno i rapporti all'interno di una situazione familiare, non solo lavorativa, e quindi comunque lo stringere un po' un'alleanza di mutuo sostegno ancora più profonda. Vediamo un po', per te che hai scelto la variante dell'agata muschiata, che cosa porta il mese di giugno 2023. Per te che hai scelto la variante dell'agata muschiata, il sole potrebbe essere veramente la firma di un contratto, l'avvio di una relazione o anche un consolidamento di quelle che sono poi le situazioni all'interno della famiglia. L'asso di scope. Allora, l'asso di scope sarebbe in realtà l'asso di spade, rappresenta di nuovo la vita sociale e rappresenta anche quella che è la nostra volontà magari di avere un certo peso all'interno della vita sociale. È interessante perché l'asso di spade va a rappresentare anche tutto quello che è il parlare, e il parlare sia a favore sia contro. Quindi qua ti ripeto, i rapporti sociali in questo mese saranno determinanti. La morte, sì, qui viene alla luce un qualcosa, come ci dicevano prima, che ti porta poi probabilmente a depurare qualche tua conoscenza. L'eremita, sì. Il 9 di scope sarebbe il 9 di spade. Principalmente lo vedo come un mese nel quale appunto un taglio, si fa un taglio alla luce di una situazione che c'è stata preclusa nel passato. Quindi principalmente ci vedo la rivelazione di un qualcuno che forse non è stato o stata troppo sincera con te. Però aspettiamo a dire che non c'è anche il lato buono, perché poi questo mi è un po' il lato animico, quindi il lato interiore. Vediamo nell'esteriorità che cosa succede. Il sole del resto è anche il portare alla luce un qualcosa. Allora, la prova di scope sarebbe il re di spade. Il 10 di scope sarebbe il 10 di spade. Il 5 di scope sarebbe, mamma mia, cos'è il 5 di spade? Il 9 di massi è il 9 di denari. Allora sì, principalmente qua non sarà per tutti, ma principalmente qua è proprio una situazione nella quale un qualcosa di fatto detto ai nostri danni viene fuori, lasciandoci un po' di amaro in bocca. Tuttavia è anche vero che qua tu hai delle carte che comunque, nonostante vadano a parlare di un taglio, non vertono in negativo. Io ho sempre un po' di speranza quando mi esce anche il 10 di spade,
perché comunque sì, ok, il 10 di spade rappresenta i segreti, rappresenta il litigio, rappresenta quelle possibilità che sono sfumate, ok, sono d'accordo, però rappresenta anche lo scoprire la radice dei problemi, e quindi fondamentalmente qui vai a depurare un qualche tipo di limite o limitazione o persona limitante che mette un po' in luce anche quelle che sono poi, con gli altri ovviamente, quelle che secondo lui o lei sono le tue qualità, fondamentalmente un qualcuno che ti parla dietro, o magari vai appunto a scoprire con questo re di spade che è sempre un qualcuno che giudica o comunque tenta di orientare il destino, chi appunto ti parla dietro. Insomma, qua c'è proprio un tagliare netto con una situazione che non solo magari ci risuona in parte, perché magari tanto la persona quando ti parla dietro te ne accorgi prima o poi, ma anche addirittura un po' ci invalida anche nelle possibilità, ci limita. E quindi può essere anche, non deve essere necessariamente una persona, e non deve essere una persona legata necessariamente all'amore, può essere anche una situazione lavorativa nella quale finalmente si riesce a dare un taglio netto per avviarsi verso nuove possibilità. Del resto qui hai un eremita e un 5 di spade, quindi un qualcuno che alla fine decide di camminare in solitudine, decide di avviarsi, forte anche di un'esperienza che lo ha segnato in negativo o in positivo ovviamente, e appunto fare un taglio netto col passato, magari un taglio che ora è solo a livello mentale, ma che però nel tempo poi diventa un qualcosa di fisico. Ti dico questo perché qua giù un 9 di denari, il 9 di denari è una carta che rappresenta comunque la certezza di una realizzazione pur nei tempi delle carte di denari, che sono comunque carte che hanno una scansione temporale abbastanza lunga. 2-9 del resto mi rappresentano quelle situazioni che sono in fase di completamento, ovvero quelle situazioni dalle quali ci dobbiamo sdoganare. Forse potrebbe essere un mese nel quale, soprattutto nelle 2 settimane centrali, permane un po' il senso di smarrimento di fronte a quello che potrebbe essere appunto una prova. Qui del resto i re vengono chiamati prove, alla quale siamo sottoposti, soprattutto nei rapporti sociali. Tuttavia, ti ripeto, nonostante grande dolore che questo taglio, che questa cesura, che questo allontanamento potrà provocare, qui c'è anche uno stringersi nelle spalle e dire alla fine comunque c'è là fuori un mondo pieno di possibilità. Ora, il 9 di spade rappresenta anche comunque il perseverare, perché non è una carta estremamente negativa. Certo, non è neanche una delle migliori nel mazzo del tarocco, perché comunque presuppone sempre una certa idea di lavoro su di sé, atto a trasmutare un po' quelle che sono le paure in energie comunque costruttive, ecco. Però è una carta che ci dice: guarda, nonostante la grande preoccupazione che c'è ora, nonostante il momento così critico, alla fine tutto sta passando, tutto sta comunque aggiustandosi. Mi preoccupa di più forse la presenza di un 5 di spade, una persona che sembra lottare un po' contro tante avversità, però anche qui ti ripeto, poi si va verso un 9 di denari, quindi si va verso una carta di cambiamento radicale. Allora, sicuramente, e anche di sicurezza, sicuramente per la maggioranza di persone qui si tratta proprio della rottura con una situazione amicale, di partnership, familiare, che non deve essere una rottura definitiva, magari è semplicemente un momento in cui si va a portare avanti appunto diverse posizioni e quindi alla fine si va a rottura, ma poi nel tempo è destinato a sanarsi, ok? Per un'altra percentuale di persone probabilmente sarà una rottura mentale, ovvero sarà un distaccarsi mentalmente da un qualcosa che comunque non solo non ci dà, ma ci mette anche in una condizione di dover stare sempre guardinghi, quindi la classica persona che
magari attende il tal lavoro, magari attende il tal beneficio, magari attende la tal vittoria anche in campo legale, o magari attende il tal ritorno, o magari attende la tale occasione, però intanto si limita con quest'asso di spade e soprattutto con questo fante di spade anche ad essere troppo mentale, ad immaginare troppo. Ecco, qui è come se si dicesse meno pipponi mentali, più fare, quindi comunque alla fine anche in questo caso non è così negativa, pur se il fare non è facilissimo, perché qui come partenza è comunque una partenza che presuppone proprio un cambio di mentalità, quindi un distaccarsi da una mentalità precedente, e anche con tutta poi la fatica che ne segue, però anche qui poi porta nel tempo ad una buona realizzazione. È un mese dove fai pulizia, diciamo, di contatti sociali, di occasioni sterili, di persone sterili, di situazioni nelle quali magari non c'è una vera concretezza, o di persone che magari non sono pulite nei tuoi confronti. Un mese nel quale riesci a tagliare tante situazioni che non ti servono più, e non sempre lo fai con animo sereno, perché magari poi queste situazioni vengono tagliate e però permane un po' l'incognita di cosa il futuro ti riserva. Però c'è un 9 di denari, ti ripeto, il 9 di denari è la carta di chi alla fine comunque sta mettendo a frutto questa grande possibilità mentale dell'asso di spade, e quindi fondamentalmente alla fine, nonostante un mese un po' instabile, quello che ne vai a ricavare è comunque una prospettiva sicuramente molto 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 più fortificata e anche molto più motivata per costruirti il tuo futuro. Non è una lettura brutta, ti ripeto, porti alla luce le tue qualità come porti alla luce le cose che ti limitano, e alla fine scegli molto saggiamente di andare avanti con quella che è una tua strada che sicuramente nel tempo ti darà molta più crescita. Andiamo a vedere, per te che hai scelto la variante dell'agata muschiata, il libro delle risposte dell'oracolo. Hai il tocco magico, quindi in questo mese il tuo tocco diventa legge, la tua parola diventa legge, il tuo gesto diventa legge, quindi hai la possibilità di scegliere come orientare il tuo cammino. Ecco, questo è già molto molto buono, come alla fine la carta del 9 di denari è anche la carta dell'autonomia. Qui potrebbe esserci anche un qualcuno che si sdogana da un lavoro limitante per costruirsi un nuovo lavoro, o che si sdogana da una famiglia per costruirsi la propria autonomia. Però ecco, ti dico, il tocco magico, ovvero puoi portare a compimento nel tempo ovviamente quello che la tua volontà vuole, perché questo mese ti ha concesso epurare ciò che ti limita. Ti auguro ogni bene, ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del turpentino. Iniziamo dagli oracoli, per te che hai scelto la variante del turpentino. Come sarà questo giugno 2023? Per te che hai scelto la variante del turpentino, che cosa porta il mese di giugno 2023? Il Cavaliere Fedele, ottima carta direi per iniziare. Andiamo a vedere anche l'Ancient Femminile Wisdom, per te che hai scelto la variante del turpentino.
per il mese di giugno 2023. Elena, la bellezza. Per ora sta andando alla grande. Per te che hai scelto la variante del turpentino, vediamo il Silson Lenormand per il mese di giugno 2023. L'ancora. Sono 3 carte importanti per quanto riguarda la situazione lavorativa ed economica. La carta del Cavaliere Fedele rappresenta quella che è una buona interazione sociale, in particolare non sarà per tutti, per qualcuno rappresenta anche addirittura una persona, un socio, un titolare o una socia, una titolare, o anche un cliente particolarmente facoltoso che comunque ci appoggia il nostro lavoro, ma in generale rappresenta la motivazione della persona, quella persona che è fedele alla propria dimensione lavorativa, ai propri ideali e che sa anche riuscire a pianificare in modo adeguato quello che è un cammino di realizzazione. Così è l'ancora, una carta che di solito parla della sicurezza, un mese, quindi questo giugno, nel quale sembra che tu riesca a rinforzare quella che è la tua dimensione lavorativa, quella che è la tua dimensione caratteriale o personale e non in ultimo anche quella che è la tua situazione lavorativa ed economica. Sicuramente un mese molto bello per quanto riguarda il fare e anche il riuscire a vedere i frutti. Il Cavaliere Fedele è un po' colui che attende anche che le sue strategie vadano in porto e con quest'ancora sicuramente sono destinate ad andarci. La carta di Elena te la ho lasciata per ultimo perché è una carta importantissima e secondo me è la chiave un po' perché tutto questo avvenga, perché comunque di solito quella che è la motivazione principale, ci dice il manualetto dell'Angel Femminile Wisdom, cito a memoria però più o meno dice questo, è comunque la bellezza. Ma che cos'è la bellezza? La bellezza, dice il manualetto, è un valore trasformativo, ovvero è un qualcosa che può spingerci a tirare fuori le nostre qualità. Perché? Perché vogliamo raggiungerla, perché vogliamo conquistarla, perché vogliamo essere definiti belli sia dentro che fuori, e quindi è una forte spinta motivazionale. Se adoperata in modo superficiale, la bellezza può essere disastrosa, ma se interiorizzata la bellezza diventa uno sprint, un imprinting molto forte per quella che è la fiducia in sé, per quella che è l'autostima, per quello che è il riuscire a mettersi in gioco. Qua mi ci sta la persona che va a migliorare quindi la sua attività lavorativa o va ad avviare un'attività lavorativa importante o va a consolidare la propria situazione lavorativa, che migliora o consolida la propria situazione materiale ed economica, ma soprattutto anche che forse dopo un periodo nel quale si è spesa in maniera veramente eccessiva, inizia a curare anche se stesso, se stessa, e quindi anche a ritrovare la bellezza dello stare con se stesso, con se stessa, che poi è la chiave per stare bene con gli altri. Quindi è un giugno nel quale il lavoro, sia inteso come il lavoro quotidiano che il lavoro su di sé, hanno comunque una buona parte da leoni. Beh, direi che non è male. La bellezza in ultima analisi potrebbe anche fare riferimento alla bellezza che si prova verso qualcuno, quindi se sei single magari qua c'è un qualcuno che ti entra nell'occhio per quelli che sono i tuoi canoni di bellezza, che li rappresenta in maniera molto forte. Per te che hai scelto la variante del turpentino, cosa porta il mese di giugno 2023? Per te che hai scelto la variante del turpentino, cosa porta il mese di giugno 2023? Il 2 di denari.
Sicuramente piccoli grandi spostamenti, anche quelli che possono essere ripensamenti, ma il 2 di denari più che un ripensamento è proprio una nuova filosofia di vita, forse anche basata proprio su quelli che sono i presupposti dei quali abbiamo parlato ora. Il 4 di denari, interessante, di nuovo si parla di soldi. Allora, la luna di Calderoni sarebbe la regina di coppe in questo mazzo. L'eremita. No, devo mettere la quarta. La ruota. Ok, non è male, non è male. C'è un po' di... forse un momento di ripensamento o di... magari di distacco con questa eremita in terza settimana, ma le altre tre sono estremamente belle. Anche l'eremita per me è una carta molto bella, Però sai, magari c'è chi vive il distacco in modo traumatico, distacco intendo pur temporaneo dalla società o dalla vita sociale. Per me che sono un misantropone, distacco dalla vita sociale è prassi. Vediamo un po'. La stella, l'imperatore, la prova di fiamme sarebbe il re di bastoni, il 6 di fiamme sarebbe il 6 di bastoni. Allora, sicuramente un mese molto produttivo. Certo, ci sono grandi idee, ci sono grandi investimenti, c'è il rimettersi in gioco, c'è il curarsi, c'è lo scegliere in fretta di consolidare la propria stabilità anche alla luce di una stella che rappresenta comunque la capacità non solo di sapere cosa desiderare, ma rappresenta anche la capacità di riuscire a centrarsi nel proprio luogo o nella propria interiorità. Un mese che si apre con appunto una riconsiderazione delle proprie qualità e anche forse una scelta di foraggiare, di rendere ancora più forti le proprie qualità. La bellezza torna nella regina di coppe e nell'imperatore. Soprattutto nella regina di coppe, la carta dell'arte, la carta della cura di se stessi, la carta della bellezza. Qui ci può essere una persona che riprende a fare sport o riprende a fare sport se aveva smesso, magari inizia una dieta, magari si cura un po' di più di se stesso, di se stessa. Ma questo non lo fa per motivi futili, non lo fa per prepararsi all'arrivo dell'estate, tanto per dire. Lo fa perché ha capito il valore della centratura e quindi non è una cosa destinata poi ad esaurirsi, ma è una cosa che porta comunque una nuova forma mentis, un nuovo modo di approcciarsi alla vita. Qua si sceglie proprio di dire ok, voglio curarmi di me. Certo, la stella e la luna di Calderoni, che sarebbe la regina di coppe, vanno a parlare anche dell'investire nelle proprie qualità. In particolare la regina di coppe rappresenta anche l'arte, la stella rappresenta la magia e l'arte anche la stella. Se sei una persona che ha un cammino magico, un cammino artistico, creativo, se hai progetti fermi da tempo, questo è il momento buono perché un imperatore arrivi a decidere il corso delle cose. Questo imperatore sei tu, non è nessun altro che sia al di fuori di te, uomo o donna che tu sia. Molto motivanti, molto cariche, molto grintose e molto piene di prospettive anche di lavoro su di sé le prime 2 settimane. Questo ti mette nella, io non trovo altre spiegazioni qua se no il fatto di metterti nella condizione energetica di attirare un re di bastoni, che comunque è una bella prospettiva.
soprattutto per quei progetti che magari stentano a partire o che sono fermi da tempo o che magari avevamo teorizzato ma mai messo in pratica. Qua c'è sicuramente una buona partenza che porta poi al successo. Il 6 di... Non capisco perché in questo mazzo rappresentino così il 6 di bastoni, in realtà è una carta di successo molto, molto importante. Ovviamente, come ogni successo, porta con sé le inevitabili invidie, ma tanto quelle ci sono a prescindere, sono di default ormai. Una volta dicevano l'uomo nasce col peccato originale, no, l'uomo nasce con l'invidia. La ruota porta un cambiamento che ti porta alla realizzazione, quindi ti avvia a una grande realizzazione, un mese nel quale scegli di curarti, scegli di fare la centratura su te stesso, su te stessa, scegli di investire sulle tue qualità e questo nel tempo ti paga. Ora, se stessimo parlando di amore, qua probabilmente sono favoriti single. C'è un incontro importante che può portare anche a quella che è una situazione bella dove già dall'inizio si sente una certa centratura, una certa attrazione, un certo senso di completezza, perché la regina di coppe è anche la carta della casa, l'imperatore anche. Quindi qua potrebbe esserci anche l'incontro con qualcuno che nel tempo è destinato o destinata a diventare il nostro partner ufficiale, o in altri casi addirittura il discorso di voler mettere su casa. Se non c'è nessuno, potrebbe entrare nella tua vita qualcuno qua con questo re di bastoni, ma anche potrebbe essere proprio il lavorare ad una dimensione di casa tua, ovvero magari il trasferirti, magari se vivi con i tuoi rivendicare la tua autonomia cercando una soluzione abitativa per te. Quindi comunque qua alla fine non cambia il fatto che anche se tu scegliessi e mettessi in progetto un trasferimento, un cercare casa, un trasferirti di casa, non cambia il fatto che comunque qui vanno a parlare di creare una tua dimensione quotidiana funzionale a quello che è poi il tuo volere, quindi alla fine di investire su di te, non cambia assolutamente. Ed è quello che nel tempo farai. Qui l'occasione, secondo me, già da subito c'hai le idee chiare, soprattutto se vuoi uscire di casa o cambiare casa. Non vedo grandi problemi sul lavoro, quindi sul lavoro, anzi, una carta di ruota, un Giove può parlare addirittura di entrate extra o può parlare addirittura, se non hai un lavoro, di molte più prospettive. Con un 6 di bastoni, carta di successo. Per me qua le situazioni sono tre: il lavorare su di sé e il capire, comprendere che alla fine la nostra centratura è quella che determina poi la nostra realizzazione. Questa è la prima. Centratura vera, ovviamente. Centratura non vuol dire esercitare un potere, anzi, le più volte esercitarlo su di sé. La seconda, la cura che ci si dà per se stessi e i frutti che ne derivano, quindi il riuscire ad incrementare le nostre possibilità. La terza è legata proprio alla dimensione abitativa, quindi il teorizzare uno spostamento, un allontanamento dall'attuale dimensione lavorativa o magari addirittura il pensare a quello che un domani può essere una situazione di convivenza o di comunque è collegata al discorso di consolidare il proprio rapporto con l'idea di casa. Per quanto riguarda il linguaggio interiore, arte e amore sono favoriti in questo mese. Anche in questo caso c'è da fare un attimino un momento di riflessione, però qui il destino bussa alla porta e ti dice: ascolta, sì, ok, hai già riflettuto fin troppo con questo 4 di denari e questa stella, vai, procedi. È un mese di grandi occasioni, sia a livello lavorativo sia a livello di propria centratura su se stessi e propria centratura, proprio radicamento nel quotidiano, e questo va comunque ad influire in positivo, ma un mese nel quale probabilmente c'è anche
Ovviamente per qualcuno ci sarà più radicamento su di sé, per qualcuno più discorso radicamento sul lavoro, per altri appunto ci sarà anche un incontro benedetto dal destino che già da subito, se sei in coppia non vedo grandi problemi, Cioè, alla fine qua è questa terza settimana un pochino dici ok, sì, va bene, vado piano, alla fine arriva il destino, ascolta che vai piano, vai. Quindi, però ecco, è un mese nel quale ti radichi ancora di più e nel caso tu sia single trovi chi ti aiuta a radicarti. Ovviamente non una cosa che succede in 3 giorni, è una cosa che magari succede nel tempo, però ecco, qui se stai aspettando un ritorno, per esempio, secondo me qua ti dice che potrebbe esserci un ritorno, però comunque qui poi si sceglie di andare oltre. La ruota è comunque di solito per quanto riguarda le situazioni di lavoro, di possibilità, un accrescimento. Per quanto riguarda le situazioni d'amore, di solito è difficile che sia un accrescimento, è più un affidarsi al destino. Però tutto qua viene dalla tua centratura su di te, dal fatto che tu sai prenderti cura di ciò che è la tua interiorità, dal fatto che tu comunque questa bellezza, come usciva prima, la usi per centrarti e di conseguenza l'universo ti risponde bellezza per bellezza. Io direi che questa è una variante veramente strepitosa, ti ringrazio per averla vista, ti auguro ogni felicità. Se ti è piaciuta ti invito non ti ho tolto l'oracolo, vedi che ho sbagliato, vediamo un po' per te che hai scelto la variante del turpentino. Avanza a piccoli passi, la situazione va gestita con tranquillità, quindi è un po' quello che farai questo mese, vedi, te la prendi comoda mentre l'universo è lì che bussa, però tu comunque alla fine ti centri su te stesso, su te stessa. Con questo davvero si chiude questa variante veramente stupenda, ti ringrazio per averla vista, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti che ci hanno raccontato come sarà il mese di giugno 2023, le principali energie e i principali avvenimenti del mese, con un Cronos un po' raffreddato perché alla festa della birra ha preso l'acqua, quindi invece di prendere la birra ha preso l'acqua. Vabbè, dai, è andata così. Io mi auguro che questo interattivo ti sia piaciuto, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento alla prossima video lettura interattiva della Lucerna di Cronos. Ciao! Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la video lettura interattiva numero 223. Quali saranno le energie e gli eventi principali del mese di Vaffanculo? Ciao, benvenuto. Ok. Alla festa della birra purtroppo ho preso un po' di fresco, sono un po' giù di voce. Va bene, dai, io mi auguro sta minchia. Rifallo. Like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una nerchia ogni volta che caricherò una video lettura. Di giugno 2023, vaffanculo, in questo raffreddore del gazzo. Allora, rifacciamo le nostre 3 varianti. La prima sarà la di aspro fasciato, quindi rifallo. Vedremo alle nostre 3 varianti. La prima sarà il di aspro fasciato, la seconda sarà l'agata muschiata, cazzo.